Ciao a tutti, bentornati in un nuovo unboxing di Uramariki, Professione Nerd. Oggi torniamo a parlare dopo diverso tempo di Sailor Moon, analizzando un action figure che è veramente pazzesca, e sto parlando della Glitter and Glamours Bandai Spirits e Banpresto di Eternal Sailor Moon. Diamo subito una rapida occhiata alla box, che comunque poi analizzeremo più nel dettaglio tra pochissimo. Eccola qui, l'avete sempre vista collocata nella libreria che c'è qui di fianco a me, ma finalmente abbiamo l'occasione di poterla ammirare in tutta la sua bellezza. Come sappiamo fa parte del merchandising immesso sul mercato nel 2021 in concomitanza con l'uscita del nuovo film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie, che tutto il mondo ha potuto guardare grazie alla piattaforma Netflix. Sempre per la linea Glitter and Glamours avevamo già in precedenza analizzato la riproduzione di Super Sailor Moon, ma vi posso garantire che questa Eternal Sailor Moon è ancora più bella. Della storia di questo personaggio sappiamo ovviamente già tutto, ma per fare un brevissimo refresh possiamo dire che la prima apparizione di Eternal Sailor Moon diverge leggermente tra il manga e il cartone storico degli anni 90. Infatti, se nella versione cartacea, riportata poi fedelmente nel film che citavo prima, Sailor Moon ottiene questa trasformazione già al termine dell'arco Dream, quindi il quarto arco narrativo, nel cartone animato degli anni 90 la ottiene invece all'inizio della quinta serie, Petali di Stelle per Sailor Moon. Le modalità in cui acquisisce la trasformazione sono invece abbastanza simili, ottiene infatti questa trasformazione sommando i poteri di tutte le altre Guardian Senshi, sia le inner che le outer. La differenza principale sta nel fatto che nel cartone anni 90 Chibiusa non dà il suo contributo, cosa che invece fa nella versione cartacea e appunto nel film. Ecco, mi sono dilungato anche più del previsto, ma sapete che quando mi metto a parlare delle mie serie preferite potrei farlo per delle ore intere, perciò direi senza ulteriori indugi di metterci subito a spacchettare la box e ci troviamo poi al termine del video per i saluti finali. A tra pochissimo! Sulla facciata principale troveremo una bella anteprima del personaggio, oltre ai loghi delle case produttrici Banpresto e Bandai Spirits, il logo della Toei Animation, il logo di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie, il nome della linea Glitter and Glamours e il nome del personaggio Eternal Sailor Moon. Il lato destro, dove troveremo Eternal Sailor Moon ripresa da un'altra prospettiva. Sul lato sinistro troviamo invece una panoramica a 360 gradi della nostra eroina. Sul retro ci vengono mostrate le due versioni di questa riproduzione, la versione A, quella che ho acquistato io con i colori originali, e la versione B con delle sfumature pastello. Questo è il lato superiore della box e questo quello inferiore. Procediamo ora con l'unboxing. Questo modellino sarà diviso in ben 8 pezzi. Nel primo cellophane protettivo troveremo il corpo di Sailor Moon, le due code e il fiocco posteriore del vestito. Nel secondo cellophane protettivo troveremo invece un supporto espositivo, un braccio e le due ali. Procediamo assemblando i vari pezzi. Ed ecco come apparirà Eternal Sailor Moon una volta montati tutti i pezzi. A colpo d'occhio mi colpisce subito la grande bellezza di questa riproduzione. Guardiamone anche il retro. Sembra davvero di poter ammirare un angelo. Avviciniamo l'inquadratura per poter apprezzare meglio i dettagli. Il viso è molto dolce, ma ammetto che avrei preferito le venisse data un'espressione un po' più risoluta.
Mi piace molto come è stato steso il colore su tutta l'action figure e in particolare sul vestito, anche se non sono stati utilizzati effetti di chiaroscuro. Le ali sono state scolpite in modo eccellente, si possono addirittura vedere i dettagli di ogni singola piuma. È sicuramente la parte che preferisco di tutta l'action figure. Riguardo la basetta non mi piace particolarmente, riscontro lo stesso problema che avevo trovato nella Glitter and Glamours di Super Sailor Moon, tuttavia preferisco questa colorazione bianca rispetto a quella gialla. Ma quanto misurerà in altezza questa Eternal Sailor Moon? Beh, scopriamolo subito. Direi circa 23 cm. Per avere un altro metro di paragone vediamola comparata con Super Sailor Moon, sempre della linea Glitter and Glamours, che abbiamo analizzato in una precedente recensione. Eccole qui. Possiamo notare che la scala è praticamente la stessa e questo è naturale visto che si tratta della stessa linea. Sono entrambe molto belle, ma personalmente se dovessi sceglierne una, sceglierei Eternal Sailor Moon perché il suo abito è molto più particolareggiato e ricco di dettagli. Una cosa che però mi ha colpito mettendole una di fianco all'altra è la differenza di colorazione dei gioielli presenti sui suoi odango. Per Super Sailor Moon è stata infatti utilizzata una vernice rosso metallizzato, mentre per quelli di Eternal Sailor Moon è stata utilizzata una vernice rosso opaco. Personalmente preferisco i primi perché risultano più luminosi e brillanti. A questo punto fatemi però voi sapere nei commenti quale delle due riproduzioni preferite. Per completezza aggiungo anche l'Aku Posket di Super Sailor Chibi Moon e possiamo notare che nonostante appartenga ad una scala differente rispetto alle Glitter and Glamours, nel complesso l'effetto d'insieme non stona affatto. Ma quanto sono kawaii messe tutte e tre insieme? Comunque adesso è arrivato il momento di parlare di valutazioni, quindi lasciamo il suo spazio ad Eternal Sailor Moon. Per l'espressività il mio voto è 7. Il motivo è che non si tratta di un action figure particolarmente espressiva. Per la colorazione il mio voto è invece 9. Il colore è stato steso benissimo senza grosse sbavature o imprecisioni. Per la basetta il mio voto è 6, è molto simile a quella della Glitter and Glamours di Super Sailor Moon a cui avevo dato 4 e anche in questo caso non mi fa impazzire, tuttavia la differenza di 2 punti tra l'una e l'altra sta nel colore della basetta stessa. Preferisco questa bianca rispetto a quella gialla che sembrava un pezzo di formaggio. Per la posa il mio voto è 8. Finalmente le è stata data una posa differente rispetto a quella tradizionale che assume durante la trasformazione. Infine per il rapporto qualità-prezzo il mio voto è 8. Come avete potuto vedere nel bollino applicato sulla box, ho pagato questa action figure 35,90 €, un prezzo assolutamente ragionevole per un action figure realizzata così bene. Facendo due conti la media farebbe 7,6, ma esattamente come avevo fatto per Super Sailor Moon aggiungo mezzo punto per la colorazione data alla scatola. Per questo motivo il voto finale di Eternal Sailor Moon Glitter and Glamours sale a 8. E bentornati, spero che anche questo nuovo unboxing vi sia piaciuto e se è così vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati, di condividere il video sui vostri canali social. Inoltre vi chiedo di iniziare a seguirmi sulle mie pagine di Instagram e di Facebook dove mi potete trovare con lo stesso nome con cui mi trovate qui su YouTube, Uramariki Professione Nerd. Ho concluso, perciò vi do appuntamento al prossimo video. A presto!